Buongiorno cari e benvenuti in una delle città più belle d'America. Questa è la città di Barack Obama, Al Capone, Michael Jordan, tra l'altro nessuno di loro è nato qua, però un sacco di cibo ma soprattutto un sacco di business. E oggi andiamo a vedere la storia di Sears, quello che è stato il primo grande magazzino di tutta la storia. Fai conto, un po' come essere Amazon, sì, però alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. Quindi adesso sigla e iniziamo subito. Ah no, stavo dimenticando, ancora la sigla super fighissima, non ce l'abbiamo, dobbiamo arrivare a 300 iscritti, quindi schiaccia quel bottoncione laggiù, iscriviti al canale e arriviamo alla sigla. Nel frattempo, welcome to Chicago. 1886, inverno gelido come tutti gli inverni nel nord degli Stati Uniti, siamo alla stazione di North Ridgewood in Minnesota, nessuno l'ha mai sentita nominare, c'è un motivo. Al capotreno più giovane viene affidato il compito più infame, ovvero consegnare questa partita di orologi al negozio di zona. Il giovane va, solo che una volta arrivato l'orologiaio gli dice: caro, io questi orologi non te li prendo perché non li ho ordinati io. E quindi che facciamo? Te li lascio, non te li lascio? Che si fa? Il giovane ha in mente una cosa e gli dice: perfetto, te li prendo io questi orologi, li pago 50% ora perché ce li ho, il restante 50% te lo porto tra una settimana quando ripasso qua con il mio giro col treno e conto nel frattempo di aver venduto gli orologi. Il negoziante gli dice: ti stai prendendo un bel rischio, lo sai? Ma a me non mi interessa, dammi i soldi e tra una settimana vedi di darmi il resto. Ecco, la settimana dopo Sears non è che gli porta semplicemente il resto, nel frattempo ha fatto, vendendo tutti gli orologi, 5 volte l'investimento iniziale. Ecco, gli si accende la lampadina del business e dice: sai che ci potrebbe essere un po' di strada da fare in questa cosa degli orologi. Ecco, lascia il lavoro da capotreno e così nasce la Sears Corporation. Facciamo ora un passo in avanti nella nostra storia. La compagnia di orologi è partita, ma come a tantissimi business negli Stati Uniti arriva il momento nel quale devi fare la grande decisione, ovvero either you go big or you go home. E Sears, anno 1892, tra l'altro 100 anni prima della nascita del sottoscritto, ha deciso di andare in grande, ma veramente tanto. Si trasferisce, mi si sta congelando la lingua. Dicevo, sposta il suo domicilio a Chicago, dove porta l'idea di Sears, ma modificandola un pochettino, ovvero noi stiamo nel centro città e andiamo nelle periferie, che ricordiamoci ancora deve iniziare il 1900, è molto difficile dalla periferia raggiungere il centro città, quindi noi ci spostiamo là, portiamo dei cataloghi alle persone del posto dal quale possono ordinare di tutto, dai che erano molto utili allora, tutti gli utensili per lavorare la terra, fino a qualsiasi bene per la casa. Loro scelgono dal catalogo e glieli facciamo avere il prima possibile. Ecco, l'idea è stata un successo clamoroso. Ecco, la cosa che più piaceva era proprio questo fatto di poter ordinare direttamente da casa, scegliere nel catalogo di prodotti, ricevere l'ordine a casa propria e tra l'altro risparmiare rispetto ad andare a comprarlo nel negozio di zona. Non so se questo business model ti ricorda qualcuno, non sai quelli con la A, la Z, il sorrisino, E Sears cresce da piccola compagnia di orologi locale dalla quale era partita. Adesso siamo nell'anno 1908, Sears è nazionale, è quotata nella borsa e soprattutto è una delle aziende con la quotazione maggiore in tutta Wall Street. Perché ti ho portato nel 1908? Perché è un anno molto molto importante, perché non qui a Chicago, ma di là, dall'altra parte del lago Michigan, sta per succedere una cosa importantissima, ovvero a Detroit c'è un omettino, un certo Henry Ford, non so, magari ne hai sentito parlare ogni tanto, il quale proprio in quell'anno
sta per mandare in produzione la macchina che ha rivoluzionato la storia dell'automobilismo. Ovviamente sto parlando della Ford Model T, che è stata l'automobile che ha motorizzato tutti gli Stati Uniti. E quindi che succede? Da lì a nemmeno 15 anni dopo la situazione è completamente cambiata. Prima dalle periferie era molto difficile arrivare al centro città per fare shopping, diciamo, più conveniente. Adesso è molto più facile e anzi incentivato, e quindi ecco che Sears cambia ulteriormente il proprio business model e dice: perfetto, le persone adesso vogliono venire in città, che vengano da me allora. E Sears così 1925 apre il primo shop fisico, il primo, diciamo, grande magazzino, grande centro commerciale dove si poteva trovare qualsiasi cosa fosse nel catalogo direttamente di persona. L'idea spopola. Da lì in poi sono anni, decenni di soli successi, tanto che negli anni 70 Sears è una delle compagnie più famose e più grandi d'America. Ti dico solamente il fatturato di Sears anni 70 rappresentava il 2%, 2% è una cifra folle del PIL nazionale. Serviva adesso un ufficio, ma un ufficio bello, deve essere importante, deve essere grande, deve essere il grattacielo più alto del mondo. Paura incredibile dell'altezza e guarda che non si fa per voi. 1972 viene inaugurata la Sears Tower, il grattacielo più alto del mondo, che tra l'altro ha mantenuto questo record fino alla fine degli anni 80. Io soffro di vertigini incredibilmente, guarda che roba. Oddio, ho paura! La cosa ironica è che proprio il 1972, anno appunto di inaugurazione di questa torre, segna l'inizio della fine di quella che era Sears, ovvero di una compagnia diventata talmente tanto grande da scordarsi dei propri valori principali che hanno proprio fatto la differenza della compagnia, ovvero più del business model era stato la vicinanza della compagnia ai propri clienti. Tanto è che da lì è stato, diciamo, un insuccesso dopo l'altro, fino al 1994, nel quale, compagnia completamente sgretolata, hanno dovuto vendere la Sears Tower. La cosa ironica qual è? È che il 5 luglio 1994 c'era un ragazzino, 26 anni, cresciuto a Houston, che aveva appena lasciato il suo lavoro per trasferirsi a Seattle, dove nello scantinato di casa propria stava inaugurando il suo negozio di libri online. Il ragazzino si chiamava Jeff Bezos e insomma ogni tanto penso che abbiamo sentito parlare di Amazon. Coincidenze di date a parte, le similitudini tra Amazon e la Sears degli inizi sono veramente tante, non solamente per il business model quanto proprio per questa spasmodica attenzione verso i propri clienti. E la domanda è, oggi che Amazon è la Sears degli anni 70, una delle compagnie più grandi al mondo, potrebbe permettersi di costruirne decine di grattacieli, ecco, sarà migliore di Sears a mantenere fede ai propri ideali, oppure diventando così grande sarà costretta a perdersi? Beh, ai posteri l'ardua sentenza. Per ora questa è la mia storia di Sears. Fammi sapere se ti è piaciuta, metti un bel like e soprattutto iscriviti al canale. 300 iscritti, scatta la sigla, mega fighissima. Abbiamo quasi finito, perché ovviamente che ti posso lasciare andare via senza il fatto ganzo? Fatto ganzo? La Sears inizialmente per anni si è chiamata Sears and Roecker. Ma chi cavolo è questo Roecker? Ecco, diciamo che il nostro Richard Sears era molto bravo a vendere, ma non era proprio ferratissimo di orologi. Quindi si è rivolto a questo tecnico, cercandolo di pagarlo per aiutarlo con il catalogo. Il quale tecnico però ha detto: sì, mi piace l'idea, ma non voglio essere assunto, voglio avere il 50%, quindi se vuoi il mio aiuto ti tocca darmi il 50% della compagnia. Ed è per questo che per tanti anni la Sears si è chiamata Sears and Roecker Corporation. Again, se ti è piaciuto il video sono molto contento e soprattutto, until next time, fai a modino.